Allora Andrea, ieri sera hai scelto un vino, l'altra sera un altro vino, questa sera in abbinamento, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, a questo hummus di Simone Salvini. Ma allora nel piatto cosa abbiamo? Abbiamo i fagioli, abbiamo il sedano rapa, quindi fondamentalmente morbidezza e dolcezza. Dobbiamo contrastarle, no? Perché l'abbinamento cibo-vino nel salato si fa quasi sempre per contrasto, e quindi andiamo a cercare gli spigoli e li troviamo in un vitigno che è proprio tipico della Val Borbera, dove si trovava Fede, che è il Timorasso. Sì. Timorasso dei Colli Colli Tortonesi. Tottona. Sono sai, tipo Tichet e Tac, quella filastrocca che si dice da dove vengo io. Però è la bellezza di questa uva, che ha tanta acidità e tanta sapidità, quindi si incastra perfettamente in quell'arco di sapori che va a completare tutti i gusti poi che si sposano sul nostro palato. Siamo più in alto rispetto ai Colli Tortonesi classici, no? Perché la Val Borbera è a 500 metri sul livello del mare, ci sono escursioni termiche più ampie, quindi abbiamo più profumi, e poi questa biodiversità enorme, perché questo è un territorio dove in epoca napoleonica c'erano tantissimi vigneti, era proprio una distesa di vigneti. Poi dopo il secondo dopoguerra purtroppo questa tradizione della produzione del vino in Val Borbera si è persa, però dal 2012 proprio un'azienda agricola ha recuperato queste viti di 50, 60, addirittura 70 anni e ha ricominciato a vinificarle. Il Pian del Tè è un timorasso in purezza che fa circa 60 giorni di macerazione sulle bucce, fermenta spontaneamente con i lieviti che naturalmente ci sono sull'uva e si presenta nel bicchiere di un bel colore dorato con i riflessi aranciati. Poi gli aromi ricordano i fiori di campo gialli, la pesca tabacchiera, la mela, la pera. No, i tafani non ci sono, ma sono fondamentali per la riproduzione della vite. Poi ti ritrovi un po' di balsamicità, no? Però quella educata, tipo della salvia, che si sposa molto bene con quelli che sono gli aromi del sedano rapa, e poi anche qualche sbuffo di pepe nero e un po' di mandorla dolce sul finale, e il quadro aromatico è completo. Ti ho detto che era un vino che parlava delle nostre radici, perché è un vino giovane, giovanissimo, però questi ragazzi cosa hanno fatto? Hanno cambiato vita praticamente, perché parliamo di gente che viveva in città, si è andata a trasferire in questa valle che è abbastanza isolata, e per imparare a fare il vino cosa ha fatto? Hanno chiesto a quei contadini che le viti le avevano piantate mezzo secolo prima, e si sono ispirati. Poi ovviamente con tutte quelle che sono i crismi e i criteri di oggi hanno ottenuto questo nettare veramente da assaggiare. È in commercio da poco, però ve lo consiglio. Pian del Tè, Timorasso, Val Borbera. Vedi, hanno fatto bene, hanno fatto come Antonella Clerici, che da Roma, no, è andata nei boschi, casa nel bosco, insomma da quelle parti in provincia di Alessandria.